Quando si compì il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, che abbiamo iniziato a leggere insieme, presenta il racconto solenne della prima Pentecoste cristiana. Dico così perché la Pentecoste era una festa ebraica ed era già stata celebrata molte volte negli anni, nei secoli precedenti. Ma in quella occasione, la Pentecoste, dopo la Pasqua di morte e risurrezione di Gesù, avvenne qualche cosa di straordinario che segnò l'inizio della missione ecclesiale. Il giorno di Pentecoste è il 50°. Pentecostes è un termine greco adoperato dagli ebrei ellenisti, che parlavano appunto la lingua ellenistica. È il 50° giorno rispetto alla Pasqua. Dopo Pasqua si contano 7 settimane, quindi 7 per 7, 49, e il giorno di chiusura delle 7 settimane, simbolo di perfezione, è il 50° giorno. È la festa che in ebraico era chiamata dei giuramenti o della mietitura, è la festa del raccolto, è la festa dell'alleanza, è il ricordo della stipulazione del patto fra Dio e il popolo di Israele al Sinai dopo l'uscita dall'Egitto. Pentecoste era la festa dell'alleanza e per gli ebrei di oggi continua a essere il ricordo del dono della legge. Una festa tranquilla che deve essere vissuta nel raccoglimento, nello studio della legge. I rabbini dicono quale modo migliore abbiamo per celebrare la legge che studiarla. E allora passiamo la giornata di Pentecoste studiando la legge. Il giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, 10 giorni dopo l'ascensione al cielo di Gesù, tutta la comunità era riunita insieme. Quell'essere epitoauto, come dice il greco, significa sì nello stesso posto, ma ha anche una valenza metaforica di unione, di coesione. Erano uniti nello stesso intento, erano orientati allo stesso fine. E in quel momento di riunione ecclesiale avviene un fenomeno teofanico. Luca adopera proprio un linguaggio simbolico proprio delle teofanie, cioè di quegli eventi in cui Dio si manifesta. E i fenomeni accennati sono quelli che caratterizzarono l'apparizione di Dio al Sinai. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Notiamo per 2 volte il narratore dice come. Non c'è vento, non c'è fuoco, ma c'è un rumore come di vento. E apparvero delle lingue come di fuoco. Quindi è un richiamo simbolico al vento impetuoso e al fuoco che viene dal cielo, il fulmine.
c'è un tuono, un fulmine, un forte vento. È un fenomeno di sconvolgimento della terra, ma è riproposto in chiave domestica. È come se un improvviso rumore spalanchi le finestre e faccia entrare un violento soffio di vento e compaiono specie di fiamme che si posano sulla testa di ciascuno dei presenti. È una discesa simbolica che deve essere spiegata. Essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Lo Spirito di Dio, che è chiamato Santo perché appartiene a Dio, che è il solo Santo, è lo Spirito, cioè la vita, è la forza creatrice di Dio, è l'amore divino. E si manifesta con questa irruzione. Lo Spirito assume la forma di una lingua di fuoco. Il termine lingua, in questo caso, ha un senso metaforico. Anche noi possiamo parlare di una lingua di terra, a proposito di qualche promontorio, o chiamiamo linguetta quella delle scarpe o delle lattine. Il termine lingua è usato in un altro senso, ma qui viene scelto proprio perché è legato alla parola. La lingua non è semplicemente l'organo che è in bocca, ma è anche il linguaggio, è la nostra lingua italiana o greca per i discepoli della prima comunità o ebraico. La lingua è il modo con cui comunichiamo, parliamo. La lingua di fuoco è quindi una immagine per indicare una capacità divina che viene data agli apostoli, a tutta la comunità ecclesiale radunata insieme. È il fuoco divino. Il fuoco è un simbolo importante, è il simbolo del tempo che passa, è l'immagine che riscalda, che rischiara, che consuma, trasforma e distrugge. Ha un valore positivo il fuoco, è luce, è calore, è la possibilità di cuocere il cibo, ma anche una valenza negativa, distruttrice. Il fuoco brucia, il fuoco fa male, se ci si mette la mano dentro viene rovinata la mano, lascia un segno negativo. Ricordate, la vocazione di Mosè era legata proprio a questo simbolo. Mosè viene attirato da un roveto che brucia e non si consuma. Dio parla a Mosè attraverso un fuoco speciale che ha le caratteristiche positive e non quelle negative. Così la lingua di fuoco che appare e si insedia su ciascuno di loro è il segno di un dono di grazia che viene fatto per renderli capaci di parlare con il fuoco di Dio. È lo Spirito Santo paragonato al fuoco, cioè luce, calore, energia, passione. L'amore è spesso collegato al fuoco, al colore rosso, alla fiamma. È difficile immaginare un amore freddo. Il calore è strettamente legato al fuoco, ma è una caratteristica tipica dell'amore.
E lo Spirito di Dio si manifesta come calore divino, come luce, come energia che rende gli apostoli capaci di parlare a tutta l'umanità. Ecco l'effetto immediato che sorprende gli apostoli e i loro ascoltatori. Parlano in altre lingue, come lo Spirito dà loro il potere di esprimersi. Non è che imparino automaticamente le lingue, come potrebbe essere l'inglese, il tedesco, il francese. Imparano la lingua umana, cioè riescono a comunicare con ogni tipo di persona, riescono a trasmettere quel messaggio essenziale di Gesù arrivando al cuore di ciascuno. E questa scena della prima Pentecoste cristiana è per Luca una figura simbolica della apertura universale. Gli apostoli erano al chiuso. Dopo la manifestazione potente dello Spirito, escono, aprono le porte. Avevano paura dei giudei e quindi erano in casa, chiusi dentro, per paura di rimetterci. Non è cambiato nulla, il problema esterno rimane, solo che gli apostoli adesso hanno il coraggio di affrontare le difficoltà. Escono e cominciano a parlare. I primi ascoltatori sono tutti giudei, ma, come capita anche oggi, a Gerusalemme vivevano giudei provenienti da tutte le parti del mondo, perché da secoli i giudei erano nella diaspora, cioè dispersi in varie regioni. E capitava frequentemente che ebrei nati in Mesopotamia o in Gallia o in Cirenaica decidessero di trasferirsi e di prendere casa a Gerusalemme o di andare in pellegrinaggio a Gerusalemme. Per cui, essendo quella una festa di pellegrinaggio, erano presenti a Gerusalemme giudei osservanti che provenivano da molte regioni differenti. Gli ebrei di Roma parlano italiano o romanesco, gli ebrei russi parlano russo, gli ebrei americani parlano inglese. Se si trovano a Gerusalemme, sono tutti ebrei, ma di lingue diverse. Quindi l'apertura iniziale non è a tutti i popoli, a tutte le culture, alle varie religioni, ma è simboleggiata questa apertura attraverso le lingue. Gli ascoltatori sono tutti giudei, ma provengono da molte nazioni differenti. Con un artificio narrativo interessante, Luca fa dire alla folla stessa le provenienze. Adopera una specie di catalogo geografico che passa in rassegna vari popoli dove i giudei si erano insediati. Parte dall'Oriente, Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, si sposta nell'attuale Turchia, Cappadocio, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, scende in Egitto, si sposta in Libia, nella regione di Cirene, arriva a Roma, aggiunge cretesi e arabi. La stranezza è che tutti li sentono parlare nella propria lingua e sentono raccontare
le grandi opere di Dio. Il miracolo della Pentecoste, diremmo, non è avvenuto nella bocca degli apostoli, ma nelle orecchie degli ascoltatori. Gli apostoli di Gesù hanno il coraggio di uscire fuori e di annunciare le grandi opere di Dio. È la sintesi della predicazione apostolica. Le grandi opere compiute da Dio nell'intervento storico di Gesù. Lo Spirito li ha abilitati a essere testimoni, coraggiosi, capaci di annunziare. La gente si è radunata intorno alla casa dove la comunità apostolica era radunata perché ha sentito quei fenomeni strani, un colpo di vento, una specie di tuono, sembra una esplosione. Sono curiosi che si affollano e a loro Pietro offre una spiegazione. Presenta il messaggio programmatico. Dopo il fatto straordinario della discesa dello Spirito, Luca riporta il primo discorso cherigmatico di San Pietro. Cherigma in greco vuol dire contenuto della predicazione, dell'annuncio, non l'azione di annunciare, ma la cosa annunciata. E chiamiamo cherigmatico un discorso che presenta il contenuto essenziale della predicazione. Luca non aveva certo la registrazione di questo discorso. Pietro non ne ha scritto il testo. Quando Luca scrive 50 anni dopo questo discorso, lo ricostruisce idealmente e ci offre un esempio mirabile di sintesi cherigmatica, cioè propone l'essenziale predicato dagli apostoli, fin dall'inizio, fin da quella prima occasione in cui uscirono e iniziarono a presentare il Vangelo di Cristo. La gente rimane meravigliata ascoltando questo discorso e rimane meravigliata proprio perché percepisce nella propria lingua, cioè sente applicata a sé quella parola, si sente toccato nel vivo. Viene detto che sono le 9 del mattino. Viene precisata l'ora proprio perché qualcuno stava malignando dicendo che erano tutti ubriachi. E qualcun altro reagiva dicendo sono solo le 9 del mattino, non è possibile che siano già ubriachi a quest'ora. È una sobria ebrietas, come la chiamerà Sant'Ambrogio, cioè una ubriachezza sobria prodotta dallo Spirito, che ha invaso gli apostoli e li ha resi capaci di annunziare le grandi opere di Dio. Il discorso cherigmatico, dunque, parte da una motivazione. Uomini di Giudea, vi trovate a Gerusalemme, avete sentito questi fenomeni, vi domandate che cosa sta succedendo. Non sono ubriachi. Quello che è capitato è ciò che aveva detto il profeta Gioele. E qui viene riportato un lungo testo profetico in cui si annuncia l'effusione dello Spirito Santo. Negli ultimi giorni, aveva detto il Signore tramite il profeta Gioele, effonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno,
i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno dei sogni. Bene, dice Pietro insieme agli altri 11, adesso si realizza quello che aveva detto l'antico profeta. Gli apostoli cominciano a interpretare le scritture. Non esiste ancora il Nuovo Testamento. L'esperienza di Gesù l'hanno fatta loro personalmente e la stanno comunicando e la spiegano alla luce delle antiche scritture profetiche di Israele. Questo che voi avete intuito è il dono dello Spirito. Come aveva detto il profeta Gioele, lo Spirito adesso è stato effuso. E noi che lo abbiamo accolto abbiamo la possibilità di comunicarvi il messaggio di Dio, di spiegarvi il senso della sua opera. Seconda parte del discorso. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Ed è una sintesi del racconto evangelico, un Vangelo in miniatura. Con pochi accenni l'Apostolo racconta di Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni. Dopo che secondo il progetto di Dio è stato consegnato a voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno, sciogliendolo dalle angosce della morte. Ha raccontato la vita pubblica di Gesù, le sue opere prodigiose, il momento tragico della morte e il finale glorioso della risurrezione. Voi l'avete ucciso, il discorso è fatto a dei giudei che vivono a Gerusalemme 50 giorni dopo i fatti della morte di Gesù e quindi può dire a loro che sono i responsabili. L'hanno fatto fare ai Romani, ma l'iniziativa è stata loro. Dio però lo ha risuscitato dai morti. E la terza parte del discorso è una spiegazione attraverso citazioni bibliche. Gesù è colui di cui parla il Salmo 15. Non lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Non riguarda Davide, riguarda Gesù. Davide è morto ed è stato sepolto e la sua tomba è ancora qui, proprio vicino al cenacolo. Ma era profeta e quindi Davide previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. E in quel salmo allude al Messia, al figlio di Davide, legittimo erede al trono, che non vedrà la corruzione. E Gesù non ha visto la corruzione, è stato ucciso, messo nel sepolcro, ma non si è corrotto. Il terzo giorno Dio lo ha risuscitato ed è apparso a noi e ci ha scelti come suoi testimoni. E noi siamo qui a testimoniarvi che quel Gesù è vivo ed è il Messia ed è colui che può salvare la vostra vita. Ecco il grande finale. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Due titoli importanti. L'uomo Gesù è stato costituito Signore e Cristo. Cristo dice la qualità messianica del Re, ma Signore lo qualifica come simile a Dio, perché Signore è il nome proprio di Dio. Quel Gesù che avete crocifisso è il Signore ed è il Cristo. Gli ascoltatori, di fronte a questo messaggio, si sentono interpellati. Qualcuno valuterà l'insieme come un discorso da pazzo o da ubriaco, qualcun altro lo prende sul serio e chiede che cosa dobbiamo fare. E inizia
la prassi di formazione, di iniziazione cristiana. In quel giorno battezzano 3.000 persone. La folla accetta il discorso di Pietro e riconosce Gesù come Signore e Cristo.